Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e come sempre sono qui con la mia collega Angela. Oggi parliamo di un argomento che tocca tante persone, giovani e meno giovani. Parliamo di vivere con i genitori. Allora, Angela, sei pronta? Buon pomeriggio a tutti. Sono Angela e sono felicissima di essere qui con voi oggi. Sì, Stefano, sono prontissima. Questo argomento mi piace molto perché è davvero vicino alla realtà di tante famiglie italiane. Benvenuti su Bravocast Italiano, il canale dove impari l'italiano in modo naturale, semplice e divertente. Cominciamo subito. Perfetto. Vivere con i genitori. Sembra una cosa semplice, ma è un tema molto ricco, con tanti punti di vista diversi. Alcune persone amano stare con la famiglia, altre preferiscono avere la propria casa. E poi ci sono le persone che vorrebbero andarsene, ma non possono ancora, per vari motivi. Angela, tu hai vissuto con i tuoi genitori per molto tempo? Sì, ci ho vissuto fino ai 28 anni. In Italia è molto comune. Non è strano restare a casa con la famiglia fino a quella età. Anzi, spesso è una scelta consapevole, non solo una necessità economica. A me piaceva tantissimo stare con la mia famiglia. Mia madre cucinava sempre cose buonissime, c'era sempre compagnia e non mi sentivo mai sola. E tu, Stefano, a che età sei andato via di casa? E io sono andato via a 23 anni. Avevo trovato lavoro in un'altra città e quindi ho dovuto trasferirmi. Non è stata una scelta facile, te lo dico sinceramente. I primi mesi erano difficili. Vivere da solo è molto diverso da quello che immaginavo. Dovevo fare tutto da solo, cucinare, pulire, fare la spesa, pagare le bollette. Prima faceva tutto mia madre, lo confesso. Quando sei abituato a quella comodità, capire quanto lavoro c'è dietro la gestione di una casa è uno shock vero. Ah, sì, questo è un aspetto importantissimo. Molti giovani non si rendono conto di quante cose fanno i genitori ogni giorno. Quando sei piccolo, pensi che le cose succedano da sole. Il cibo appare sul tavolo, i vestiti sono sempre puliti, la casa è sempre in ordine. E poi, un giorno ti ritrovi da solo e dici: ma come facevano i miei genitori a fare tutto questo? È un momento di grande rispetto e gratitudine. Penso che vivere con i genitori per un po' di tempo sia una cosa preziosa, se il rapporto è buono. Sono d'accordo con te. Il punto chiave è proprio quello. Se il rapporto è buono, perché vivere con i genitori non è sempre facile. Ci possono essere tensioni, incomprensioni, differenze di opinione. I genitori hanno le loro abitudini, i figli hanno le loro, e quando si vive insieme queste differenze a volte creano conflitti. Pensa per esempio agli orari, i genitori vogliono sapere quando torni a casa, vogliono che tu sia a cena con loro, vogliono che tu rispetti certe regole e i figli adulti, a un certo punto, vogliono più libertà. Sì, questo è verissimo. Io ricordo che con mia madre c'era sempre la questione della cena. Lei cucinava ogni sera e si aspettava che fossimo tutti a tavola insieme. Il che è bellissimo, capisco il suo punto di vista. Ma io a volte avevo impegni, uscivo con le amiche, arrivavo tardi. Si creava un po' di tensione. Non erano litigi gravi, ma piccoli momenti di attrito. Con il tempo abbiamo trovato un equilibrio. Comunicare è fondamentale, assolutamente fondamentale. Esatto, la comunicazione è tutto. E a proposito di comunicazione, voglio fare una domanda ai nostri ascoltatori. Voi vivete ancora con i vostri genitori o avete già la vostra casa? Scriveteci nei commenti qui sotto. Vogliamo sapere la vostra situazione e la vostra opinione. Ogni storia è diversa e ci piace molto sentire le vostre esperienze. Andiamo avanti e parliamo dei vantaggi del vivere con i genitori. Secondo te, Angela, quali sono i principali? I vantaggi sono tanti. Il primo, e forse il più ovvio, è quello economico. Vivere con i genitori costa molto meno che vivere da soli. Non devi pagare l'affitto, le bollette, il cibo.
o se contribuisci meno di quanto pagheresti fuori. E oggi, con i prezzi degli affitti alle stelle nelle grandi città italiane, restare a casa è una scelta molto intelligente per chi vuole risparmiare, per chi vuole mettere da parte i soldi per comprare una casa, o per chi studia e non ha ancora uno stipendio fisso. Verissimo. Roma, Milano, Bologna. Gli affitti sono diventati impossibili. Un monolocale a Milano può costare anche 1000-1200 euro al mese. È una cifra enorme per un giovane che ha appena iniziato a lavorare. Quindi dal punto di vista economico restare a casa ha assolutamente senso. Ma oltre all'economia ci sono anche vantaggi emotivi. Non sei mai solo, hai sempre qualcuno con cui parlare, qualcuno che ti sostiene nei momenti difficili. E poi pensa ai genitori anziani. Vivere con loro è anche un grande aiuto per loro stessi. Esatto! In Italia c'è ancora una cultura molto forte di cura della famiglia. I figli si prendono cura dei genitori anziani, i nonni aiutano con i nipoti. È una rete di supporto bellissima. Ma ora parliamo anche degli svantaggi, perché è giusto essere onesti. Vivere con i genitori non è sempre una situazione ideale. Il principale svantaggio, secondo me, è la mancanza di privacy e indipendenza. Quando vivi con i tuoi genitori, anche se sei adulto, c'è sempre una certa dinamica familiare difficile da cambiare. Sì, questo è un problema reale e non è colpa dei genitori. È naturale che un genitore voglia proteggere il proprio figlio, anche quando quel figlio ha 30 anni. È un istinto, ma per il figlio può essere frustrante. C'è anche la questione dello spazio personale. Se vivi in una casa piccola, non hai un tuo spazio dove stare da solo, dove invitare amici, dove sentirti davvero libero. E poi c'è la questione delle relazioni sentimentali. Vivere con i genitori può complicare molto le cose di coppia. Sì, le relazioni sentimentali sono un aspetto delicato. Non puoi avere lo stesso tipo di intimità e di libertà che avresti in una casa tua. Devi adattarti alle regole della famiglia, rispettare gli spazi comuni. E a volte questo crea difficoltà nella coppia. È una situazione che molti giovani italiani vivono bene, ma richiede molta maturità e comprensione da entrambe le parti. Bisogna parlarne apertamente, sia con il partner che con i genitori. Benissimo. Ora voglio fare un'altra domanda ai nostri ascoltatori. Avete mai avuto difficoltà nella vostra relazione sentimentale perché vivevate con i vostri genitori? Scriveteci nei commenti. Siamo curiosi di sentire le vostre esperienze. Comunque, Angela, perché in Italia la percentuale di giovani che vivono con i genitori è una delle più alte d'Europa? Come mai, secondo te? Ci sono diverse ragioni. Prima di tutto, la questione economica. Il mercato del lavoro italiano è difficile per i giovani. Trovare un lavoro stabile, ben pagato, non è facile. La disoccupazione giovanile in Italia è sempre stata alta. E senza un reddito stabile, come puoi permetterti un affitto? Ma c'è anche una componente culturale fortissima. In Italia, la famiglia è al centro di tutto. Non è considerato negativo restare a casa con i genitori. Anzi, è spesso visto come normale e persino positivo. Esatto, è diverso da altri paesi europei come la Germania o la Scandinavia, dove i giovani tendono ad andarsene molto prima, spesso già a 18-20 anni. Ma non è né giusto né sbagliato, è semplicemente diverso. Ogni cultura ha i suoi valori. In Italia la famiglia è tutto e vivere insieme è un modo per mantenere quei legami forti. Certo, il mondo sta cambiando, le nuove generazioni vogliono più indipendenza, ma il valore della famiglia rimane al centro. Bene, e ora parliamo di qualcosa di pratico. Mettiamo che tu sia un giovane adulto che vive con i genitori. Cosa puoi fare per rendere la situazione più equilibrata e serena? Io dico sempre, il primo consiglio è comunicare chiaramente. Parla con i tuoi genitori, spiega le tue esigenze, ascolta le loro. Stabilite insieme delle regole che vadano bene per tutti. La chiarezza evita tanti malintesi. Non aspettare che i problemi esplodano, parlane prima. Ottimo consiglio.
Il secondo, secondo me, è contribuire attivamente alla vita della casa. Se vivi con i genitori, anche se non paghi l'affitto, puoi contribuire in altri modi. Aiuta con le pulizie, fai la spesa, cucina qualche volta. Mostra che sei un membro attivo della famiglia, non solo qualcuno che prende senza dare. Questo crea rispetto reciproco e una dinamica più sana. I genitori apprezzano molto quando vedono che il figlio è responsabile e presente. Sì, assolutamente. E poi rispetta gli spazi degli altri. Se i tuoi genitori hanno bisogno di silenzio la sera, rispetta quel bisogno. Trovate un compromesso. Vivere insieme significa adattarsi da entrambe le parti. I genitori devono capire che il figlio è un adulto e il figlio deve capire che la casa è anche dei genitori. Il rispetto reciproco è la base di tutto. Senza rispetto, qualsiasi convivenza diventa difficile, che siano genitori o coinquilini. E infine io aggiungerei, abbi un piano per il futuro. Se vuoi andare via di casa, lavora per quell'obiettivo. Risparmia i soldi, cerca un lavoro migliore, informati sui prezzi degli affitti. Avere una direzione chiara ti aiuta a sentirti meglio anche mentre sei ancora a casa. Ho un amico, Marco, che ha 33 anni e ha vissuto con i suoi genitori fino a poco tempo fa. All'inizio si vergognava, ma poi ha capito che stava risparmiando per comprare casa. E alla fine ce l'ha fatta. Una storia di pazienza e determinazione. Che bella storia! Dimostra esattamente quello che dicevamo. Non c'è una risposta giusta o sbagliata. C'è la risposta giusta per te, per la tua vita, per le tue circostanze. Marco ha fatto una scelta intelligente per il suo futuro e ha mantenuto un ottimo rapporto con i suoi genitori nel frattempo. Quando c'è rispetto e comunicazione, si può convivere anche da adulti in modo sereno. Anzi, a volte diventa un'esperienza bellissima che si ricorda con affetto. Parliamo ora dell'impatto emotivo. Andare via di casa per la prima volta è un momento molto significativo nella vita di una persona. C'è nostalgia, eccitazione, paura. Come ti sei sentita tu, Angela, quando sei andata a vivere da sola? Me lo ricordo benissimo. Ero molto emozionata, era una sensazione mista. Da una parte ero felicissima, finalmente la mia libertà, il mio spazio, le mie regole. Dall'altra parte, la prima notte nella nuova casa mi sono sentita stranissima, troppo silenziosa, troppo vuota. Mancavano i rumori della mia famiglia, mia madre che cucinava, mio padre che guardava il telegiornale. Ci ho messo un po' ad abituarmi, ma poi è diventata la mia casa e non la cambierei per niente al mondo. Capisco perfettamente. Anche io i primi mesi ero un po' solo. Chiamavo mia madre quasi ogni giorno. Lei rideva e mi diceva: «Sei sicuro di voler vivere da solo?» Ma poi mi sono adattato, ho fatto amicizia con i vicini, ho creato la mia routine e oggi mi sento completamente a casa nella mia vita indipendente. Quel legame con la mia famiglia è rimasto forte, anzi è diventato ancora più prezioso. La distanza a volte aiuta ad apprezzare meglio le persone che ami. Questo è un punto bellissimo. A volte ci vuole la distanza per apprezzare davvero i propri cari. Quando vivi con i tuoi genitori ogni giorno, dai per scontate tante cose. Quando te ne vai, capisci quanto ti mancano, quanto facevano per te, quanto li ami. E questo ti porta a valorizzare di più il tempo che passi con loro. Le visite diventano speciali, i pasti in famiglia diventano occasioni da festeggiare. È un paradosso bellissimo della vita. Assolutamente sì. E ora, ancora una volta, voglio sentire i nostri ascoltatori. Secondo voi è meglio vivere con i genitori o da soli? Non c'è una risposta giusta. Vogliamo sentire le vostre opinioni personali. Scriveteci nei commenti, diteci come la pensate. Se avete storie belle o difficili da condividere sulla convivenza con i genitori, siamo qui ad ascoltarvi. La community di Bravocast Italiano è una famiglia anche lei. Mi piace moltissimo questa idea di community.
Siete tutti parte della nostra famiglia italiana virtuale. Ogni commento ci aiuta a capire meglio quello che volete ascoltare. Quindi partecipate, commentate, mettete like, condividete questo episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano. È il modo migliore per supportare il nostro canale e aiutarci a crescere insieme ogni giorno. Ora voglio aggiungere una prospettiva culturale interessante. In Italia esiste il termine affettuoso e ironico bamboccioni, usato per indicare i giovani che restano a lungo a casa con i genitori. È un termine spesso usato dai media e dai politici per criticare chi non si rende indipendente. Ma molti giovani italiani rispondono con ironia perché sanno benissimo che la loro situazione non è sempre una scelta, ma spesso una necessità legata al mercato del lavoro e al costo della vita. Sì, il termine bamboccioni è interessante e un po' controverso. Da un lato, la critica ha un senso. Esistono giovani che restano a casa per pura comodità. Dall'altro lato, la realtà economica italiana rende davvero difficile l'indipendenza per molti. È ingiusto generalizzare. Ogni situazione va guardata nel suo contesto specifico, senza giudizi facili. E vale lo stesso in altri paesi. In Spagna, in Giappone, è comunissimo che i giovani vivano con i genitori a lungo. Esattamente. Non dovrebbe essere fonte di vergogna, ma di comprensione e di politiche pubbliche migliori per i giovani. E ora, Angela, facciamo un piccolo gioco. Immagina di avere 20 anni oggi con la situazione attuale, preferiresti andare a vivere da solo subito oppure resteresti a casa con i tuoi genitori per un po' di tempo? Penso che resterei a casa per qualche anno, soprattutto per risparmiare, ma con una mentalità attiva, non aspettando che le cose cambino da sole, ma lavorando concretamente per costruire la mia indipendenza. E nel frattempo cercherei di godermi il tempo con la mia famiglia, perché i genitori non ci saranno per sempre. Questo è qualcosa che si capisce davvero solo quando si cresce un po'. Il tempo con loro è un dono preziosissimo. Hai detto una cosa profondissima. I genitori non ci saranno per sempre. Questo pensiero fa davvero riflettere. Ogni momento con loro è prezioso, che tu viva con loro o no. E forse questo è il messaggio più importante di oggi. Qualunque sia la tua situazione, valorizza il rapporto con la tua famiglia. Non dare per scontato l'amore dei tuoi genitori, perché è uno dei doni più grandi della vita, qualcosa che nessun appartamento può sostituire. Bellissimo messaggio, Stefano. Mi hai commosso. E adesso, prima di chiudere, facciamo un piccolo riassunto. Abbiamo parlato dei vantaggi di vivere con i genitori, il risparmio economico, la compagnia, il supporto emotivo. Abbiamo parlato degli svantaggi, la mancanza di privacy, le tensioni sugli orari e le regole, le difficoltà nelle relazioni sentimentali. Abbiamo condiviso consigli pratici, comunicare, contribuire, rispettare gli spazi, avere un piano per il futuro. E abbiamo parlato delle ragioni culturali ed economiche per cui molti giovani italiani restano a casa più a lungo. E infine abbiamo condiviso le nostre esperienze personali, perché crediamo che le storie vere siano il modo migliore per imparare e capire. Ora l'ultima domanda per i nostri ascoltatori. Se poteste dare un consiglio a un giovane che sta pensando se andarsene di casa o restare, quale consiglio dareste? Scrivetelo nei commenti. Vogliamo creare una bella conversazione, qui sotto, piena di consigli e di esperienze diverse. Ogni voce è importante, ogni storia conta. Grazie mille a tutti per essere stati con noi oggi su Bravocast Italiano. È stato un bel pomeriggio insieme, con un argomento ricco e molto vicino alla vita di tutti i giorni. Spero che abbiate imparato qualche parola nuova e qualche espressione utile. Grazie infinite. Ricordate, imparare l'italiano non è solo studiare la grammatica, è capire la cultura, la vita quotidiana, i valori delle persone
Ed è esattamente quello che facciamo qui su Bravocast Italiano ogni volta che ci ritroviamo insieme. Se questo episodio vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere i prossimi episodi. E condividete il canale con i vostri amici che stanno imparando l'italiano. Più siamo, più la nostra community cresce e diventa forte. Ci vediamo al prossimo episodio di Bravocast Italiano. Prendetevi cura di voi e delle vostre famiglie. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio e a presto su Bravocast Italiano. Un grande abbraccio a tutti. Ciao ciao!